Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Si è girata la giustizia, prendiamo solo questa, ma queste qui le voglio guardare. Abbiamo la sacerdotessa e l'eremita, due carte molto spirituali. Allora, cari ragazzi, con la carta della giustizia potrebbe esserci qualche questione burocratica da dover affrontare questo mese. Si potrebbe parlare di contratti, si potrebbe parlare di riequilibrio, di regole, di giustizia divina. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo mail per le consulenze personalizzate, numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Allora, partiamo con il Sole, il Giudizio, abbiamo il Mondo, il 7 di Spade, abbiamo la carta della forza, tanti arcani maggiori, ragazzi. Amanti, cavaliere di coppe, regina di coppe, cioè... Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un pochettino com'è l'andamento del mese, io sto già sogghignando. Quindi potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro e tutto il resto. Ma qui, ragazzi, io ho la sensazione che possa essere un qualche cosa inerente, una relazione che già esiste nella vostra vita e che potrebbe, come dire, evolversi. Partiamo dal Sole. 2 di pentacoli e appeso, sì, c'è come un andi e rivieni. Io credo che questo Sole faccia riferimento a qualche vostro amico, amica che è nella vostra vita, con la quale o il quale vi trovate bene, magari c'è feeling, c'è sintonia, scherzate bene, siete un po' compagni di giochi, mi viene da dire, no? Compagni di divertimenti, però è anche vero che c'è questo appeso che comincia a farvi vedere le cose da un altro punto di vista e difatti poi arriva il giudizio, che è una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Come dico spesso, non è una lampadina che si accende, ma un lampadario. Abbiamo la regina di coppe nuovamente, un cavaliere di pentacoli, la ruota della fortuna e il giudizio. Qui c'è qualche cosa che deve venire a galla a livello di presa di coscienza da parte vostra. Allora, l'altra persona potrebbe non essere così ben disposta o così esplicita, meglio detto, però è come se entrando in connessione con voi stessi, con la vostra parte intuitiva, riusciste ad avere le risposte o la visione alternativa che vi richiede questo appeso.
C'è un'altra sfaccettatura che sento in questa lettura, potrebbe avere a che fare o con i figli o un qualche tipo di progetto particolare, che adesso vediamo come va. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 4 di bastoni e un asso di spade. Credo che ci sia come una definizione di qualche tipo di stabilità, di qualche tipo di verità. Tenete presente che qui avete l'asso di spade, ma qui c'è il 7 di spade. Anzi, andiamo a vederlo. Fante di coppe, sacerdotessa e 2 di spade. Allora, io sento che arriverà la visione di insieme su una relazione specifica che avete, che sì, potrebbe essere con qualche fratello, con qualche sorella, con qualche parente, con qualche figlio o con un amico o amica. È come se riusciste a vedere una certa dinamica e voleste con questo asso di spade ridefinire un pochettino le cose e anche un po' il senso della giustizia, no? Rimettere l'equilibrio, perché anche qui comunque si parte con un 2 di pentacoli che è una carta dove si cerca questo equilibrio. Diciamo che è come se dall'altra parte ci fossero dei deboli accenni a voler intensificare le cose o cambiare comunque le cose. Andiamo a vedere la forza. 6 di bastoni e che qui manca il coraggio di fare il primo passo, secondo me, di essere un po' più schietti. Che può essere, ripeto, una situazione romantica o anche osare, per esempio, sul mondo del lavoro, se per voi potesse essere un movimento energetico lavorativo. Allora, qui abbiamo 6 di bastoni, 7 di pentacoli e 3 di pentacoli. Io sento che è come se doveste avere il coraggio di dire la vostra, di tirare fuori questo asso di spade, di, come vi posso dire, buttare un po' l'amo, ecco. Andiamo a vedere gli amanti. 8 di pentacoli, 8 di coppe e cavaliere di coppe che avete già qui e che qui qualche cosa si intensifica entro la fine del periodo. Credo che anche il dialogo sarà più fluido, ci saranno come degli obiettivi, delle cose degli argomenti che tratterete, delle cose che discuterete e che in qualche modo con la carta degli amanti, secondo me, troveranno un loro equilibrio. È un dare reciproco, sento. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 6 di spade e l'imperatore. Credo che qualcuno qui possa arrivare a farvi un'offerta ben solida, ben diversa da quello che voi pensavate o da quello che voi vi aspettate. Però con la carta dell'imperatore, poi qui c'è anche un 8 di pentacoli, quindi secondo me è un qualche cosa che è da valutare nel lungo periodo. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e il sole. Io sento che, tenete presente che il sole è capovolto sia all'inizio che alla fine, quindi così rimarrete secondo me un po' per tutto questo periodo, per questi 15 giorni. Però la cosa che mi colpisce è che io sento che vi sentirete più amati, più solari, più coccolati, più visti. Cioè è come se le cose durante il mese tra voi e una persona si intensificassero, si approfondissero, si solidificassero
Può essere anche, potrebbe anche essere un discorso di fiducia per qualcuno, cioè è un po' come se vi fidaste leggermente di più di questa persona o questa persona si fidasse leggermente più di voi ehm, rispetto alla metà del mese. Quindi diciamo che verso fine aprile ci potrebbe essere come un'apertura in più, come un qualche cosa in più, di più concreto, di più solido. E potrebbe anche essere a livello lavorativo. Ma adesso mi è venuto da starnutire, scusate. Adesso andiamo a vedere settore per settore e partiamo dal lavoro e dalle persone che sono disoccupate. Allora, c'è la carta della giustizia come carta base, quindi secondo me ci sono delle possibilità di trovare qualcosa o di contrattualizzare qualche cosa, perché ho come l'idea che qualcuno di voi proverà ad aprire la partita IVA, proverà a smuovere le acque per proprio conto, soprattutto se è tanto tempo che state cercando e non arriva a nulla. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora io lo sento un buon periodo, potrebbero mettervi a capo di qualche progetto, potrebbero mettervi ehm, tipo affiancarvi qualcuno perché voi possiate insegnare. Vedo come un qualche cosa di nuovo che secondo me diciamo per voi è un test, ma per chi sta sopra di voi è quasi una prova di una potenziale promozione. Cioè è un po' come se vi stessero testando. Voi direte ma sarò capace e chi è sopra di voi che sa che siete capaci cioè, penserà una cosa del tipo vediamo che risultati porta, non se sarà capace, ok? Non lo so, lo sento come un periodo di espansione. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora vedo dei grandi progetti. L'unica cosa che mi viene da dire un po' in questo senso è occhio alle collaborazioni, perché soprattutto se dovete assumere, se avete delle persone sotto, è un periodo dove c'è come da monitorare costantemente l'evoluzione dei lavori, l'apprendimento della persona, eventualmente, ecco, una cosa che mi dicono è, soprattutto se è un periodo dove state dietro a un cliente in particolare, che è un po' tosto, il consiglio è di non lasciare passare troppo tempo tra una comunicazione tra una mail e l'altra, ok? Quindi cercate di stargli un po' col fiato sul collo. Per quello che riguarda i progetti, allora, sento che non avete le idee chiare, c'è qualche cosa che grippa in qualche vostro progetto. Se il progetto fosse tema figli, anche qui sento che c'è qualcuno di voi che sta valutando se sì li vuole o se no non li vuole. Quindi è una parte progettuale molto importante della propria vita, quella che esaminerete in questi 15 giorni. L'unica cosa che mi viene da dirvi è siate onesti con voi stessi, perché trovare come delle giustificazioni della mente è un po' come raccontarvi delle balle, ok? Per quello che riguarda i soldi, secondo me è un buon periodo, ragazzi, è un buon periodo a livello economico, vedo abbondanza, vedo il lavoro comunque ce n'è, soldi che entrano anche. Uno dei vostri punti di forza sarà riuscire a risparmiare su tante cose, non perché dobbiate, ma perché volete. E quindi questo risparmi quei 10 euro, risparmio quei 15 euro, alla fine del mese escono magari 100 euro. E voglio dire, li potete investire in qualche cos'altro. Ehm, Ho la sensazione anche che per chi stia giocando in borsa o cercando di fare nuovi investimenti, magari con redditi passivi, potrebbero arrivare delle buone occasioni. Valutatele sempre bene, c'è la giustizia, legali, avvocati, chi per loro, però se non siete esperti del settore comunque fatevi seguire.
Se parliamo di relazioni, a parte che ho come la sensazione che il tema figli questo mese, cioè potrebbe arrivarvi come una comunicazione di qualcuno che è vicino a voi e che è incinta, che sta aspettando un bambino o che stanno cercando dei figli. Potrebbe essere un fratello, un parente vicino comunque. Se parliamo di relazioni romantiche, allora, per gli amici single, come vi ho detto prima, sento che c'è come un'amicizia, una persona che già è presente nella vostra vita, che inizierete a vedere con altri occhi. È come se dall'altra parte non ci fosse in realtà una dichiarazione, una schiettezza, un modo diretto di corteggiarvi, però è vero che c'è consistenza. L'altra persona si preoccupa per voi, c'è un sentimento pulito, vi chiede come state, ci tiene quando siete felici, cioè è come se ci fossero delle buone basi, anche se poi la superficie ehm, non è chiara, non è, come vi posso dire, esplicita, ecco. Devo dire che le cose prenderanno una certa consistenza in questo periodo tra voi e questa persona. Non che finirete in modo diverso, cioè non che inizierà il periodo come amici e finirete come qualche cosa di più, questo non lo vedo tanto, però sì che ci sarà come una connessione maggiore, come un sentirsi di più, un entrare più nel profondo l'uno con l'altra, ci sarà come alcuni nuovi temi che potrebbero essere trattati, si entrerà più in connessione, ok? C'è come un miglioramento da questo punto di vista. Per le persone invece che sono già in una relazione, ecco, io ho come l'idea che dobbiate un po' prendere il toro per le corna, nel senso che io credo che ci sia un tema da affrontare, che secondo me con questo asso di spade e 7 di spade viene a galla, perché avete bisogno di schiarirvi le idee. Cioè, secondo me qui c'è un po' di nebbia, questo appeso, e qui state cercando di vedere le cose da un'altra prospettiva perché di base potrebbero essere non proprio chiare certi aspetti della relazione. Quindi in questo mese si tratta di regolarizzare, di anche mettere un'etichetta per qualcuno. C'è come da definire su che binari si sta correndo, ma soprattutto dove è diretta la relazione. Per qualcuno potrebbero anche esserci dei temi per quello che riguarda un eventuale prendere casa insieme o andare a convivere. Se invece siete in una relazione clandestina, non ben definita o sfuggente, diciamo così, non è che le cose cambino molto in realtà dalla metà del mese rispetto alla fine del mese, però è anche vero che cambierà il vostro modo di vedere la relazione. Io sento che qui qualcuno si farà un esame di coscienza, inizierà a rendersi conto di qual è la reale verità, di qual è la reale realtà delle cose, non le aspettative, non la mente, cioè la realtà delle cose. Inizierete a fare come a pesare i piatti della bilancia, mi viene da dire, con questa giustizia. È come se fosse un periodo per vedere concretamente come stanno andando le cose, senza troppi fiorellini, e questo vi darà la possibilità di vedere che realmente qualche cosa c'è con questa persona. Cioè, secondo me non sta solo luccicando, non è pirite, è proprio oro. Mi viene da dirvi questa cosa. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Che è un po' l'andamento che sento per tutti, come se ci fosse una situazione, una relazione che già state vivendo, che inizierete a vedere con altri occhi, inizierete ad avere una percezione diversa e da lì le cose si svilupperanno in modo molto più profondo e molto più concreto. Il confronto
e fiducia. Guardate, potreste essere due persone completamente diverse, però è anche vero che ognuna delle due apporta qualche cosa di diverso alla relazione, al lavoro, alla vita familiare. Ok, abbiamo un bel asso di spade, tanto per rimanere in tema. Qui parla di telecinesi. Parla di controlli e di ostacoli. Qualcuno sta cercando di influenzare qualcun altro, ma infatti avete anche un 7 di spade. Carta numero 18. C'è come una chiamata, ragazzi. Un rilascio magico. Tanta aria, tanti pensieri, in questo periodo, devo dire. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, vediamo che cosa vi vogliono dire. Mi venne mostrato qualcosa che pareva un vulcano in eruzione. La lava scivolava giù da ogni lato e sembrava invadere tutto. Udii queste parole. Fate che la vostra vita sia un'eruzione di gioia pura e semplice e che l'amore ne defluisca liberamente, raggiungendo tutti e tutto, trasformando ogni cosa. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, con un hype, con l'iscrizione o la condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare questo percorso per conto vostro vi basta abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, ma in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di visione eterica, di chiaroveggenza, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!